iniziamo il lavoro con 8 catenelle. Chiudiamo con un mezzo punto basso, all'interno del cerchio 18 punti bassi, nascondendo il filo. Chiudo il cerchio con mezzo punto basso. Secondo giro, un punto basso nella maglia successiva, 5 catenelle, salto 2 maglie di base o 2 punti di base, quindi nella terza una maglia bassa, 5 catenelle, salto 2 nella terza, una maglia bassa per tutto il giro. Finisco il giro e punto alla base del primo cerchietto con un mezza maglia bassa. Il terzo giro entro nel cerchietto e faccio una mezzo punto basso e sono dentro il cerchietto, 5 catenelle, e 7 punti alti tripli, quindi passo 1, passo 2, passo 3 e inizio il primo punto alto triplo, altri 6, in totale devono essere 8, 1, 2, 3, 4, altri 4. In ogni cerchietto faremo 8 punti alti tripli. Chiudo il terzo giro con una con un mezzo punto basso nella prima catenella, 8 punti bassi sopra ogni punto alto triplo. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 3 catenelle, 8 punti bassi, 3 catenelle e andiamo avanti così. Concludo il giro con 3 catenelle e un mezzo punto basso. Taglio il filo, a questo punto o si cambia colore o si procede con lo stesso. Tre catenelle, 2 punti alti doppi chiusi insieme. Cerco di nascondere il filo. Un punto alto doppio, 2 punti alti doppi, chiudo insieme, 5 catenelle, 3 punti alti doppi chiusi insieme nello stesso archetto. 1, 2, 3, chiudo insieme, 3 catenelle, faccio un altro gruppo di 3 punti alti doppi chiusi insieme nella terza maglia bassa, 1, 2, 3, 1, 2 e 3 maglie alte doppie e chiudo insieme, 3 catenelle, un altro gruppo nello stesso punto, chiudo insieme, 3 catenelle, e faccio altri 2 gruppi all'interno dell'archetto, poi ripeto altri 2 gruppi nella terza maglia di base, ritorno sull'archetto e salto archetto e mezzo archetto per tutto il giro, sempre 2 gruppi. All'interno degli archetti le catenelle sono 5, per il resto sono 3. Chiudo il giro con mezzo punto basso,
Inizio il sesto giro. All'interno di ogni archetto di 5 catenelle farò un gruppo di 3 punti bassi, 3 catenelle, 3 punti bassi. Nei restanti spazi solo 3 punti bassi. Ci troviamo nell'archetto di 5 catenelle, 3 punti bassi, 3 catenelle, 3 punti bassi. Questi altri e successivi 3 spazi andrò a fare 3 maglie basse per ogni spazio. 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3, salto, 1, 2, 3. Mi trovo adesso all'interno dell'archetto di 5 catenelle, quindi 3 bassi, 3 catenelle, 3 bassi e vado avanti così per tutto il giro. Chiudo il sesto giro con un mezzo punto basso. Inizio il settimo giro. Nel primo punto basso faccio un mezzo punto basso, 4 catenelle, 2 punti alti doppi non chiusi e chiusi insieme nello stesso punto. 1, 2, chiudo insieme, 3 catenelle, nell'archetto faccio 2 gruppi di 3 punti alti doppi chiusi insieme, divisi e separati da 5 catenelle. 1, 2, 3, chiudo insieme, 5 catenelle e un altro gruppo sempre all'interno dello stesso archetto, 1, 2, 3, chiudo insieme, questo per ogni archetto, gli archetti quelli di 3 catenelle che segnano gli angoli. Per il resto procedo con 3 catenelle, faccio un altro gruppo, e per gruppo intendo 3 punti alti doppi chiusi insieme, nel secondo punto di base, 1 e 2. Chiudo insieme,
Prima di arrivare al successivo archetto di 3 catenelle, lungo il percorso separo i gruppi da 3 catenelle, 1 2 3, e faccio un gruppo su ogni terzo punto di base. All'interno delle 3 catenelle faccio 2 gruppi di 3 punti alti doppi chiusi insieme, divisi da 5 catenelle, questo in ogni archetto. Chiudo il giro con una mezza maglia bassa. L'ultimo giro è fatto di punti bassi. In tutti gli spazi di 3 catenelle faccio 3 punti bassi. All'interno degli archetti di 5 catenelle faccio 5 punti bassi. Così per tutto il giro. Finisco il giro con una mezza maglia bassa. Ho finito la mia piastrella esagonale.